Il motivo per cui più spesso riceviamo rettili in visita sono sicuramente le patologie respiratorie. Tra i vari rettili i serpenti sono sicuramente quelli più colpiti, in particolar modo i pitoni reali e le morelie sono i più frequenti. Spesso dietro una patologia di tipo respiratorio alla base si nasconde un virus. E questo tende un po' a mascherare i sintomi, specialmente nelle fasi iniziali della malattia. A volte questi virus possono avere anche dei tempi di incubazione molto lunghi, che spesso portano il proprietario a pensare che in realtà ha un serpente in salute e magari dopo 6-7 mesi dall'acquisto o tempistiche ovviamente variabili si presenta una problematica respiratoria. Un altro fattore che tende a confondere il proprietario è il fatto che ci sono degli eventi casuali all'interno dell'appartamento oppure a livello gestionale che nella sua testa tendono a giustificare l'insorgenza di questa sintomatologia. Un'aria un po' troppo fredda nella stanza oppure magari il sistema di riscaldamento non perfettamente funzionante a volte determinano una patologia respiratoria e quindi il proprietario tende a sottostimare l'importanza di questi sintomi respiratori. Quali sono i sintomi respiratori? Sicuramente nel caso dei serpenti magari vedere un accumulo di materiale patologico all'interno della bocca, quindi un'eccessiva salivazione, la presenza di muco. Questo muco ovviamente può presentarsi anche di colori diversi, quindi può essere verdastro, giallastro, però comunque è da considerarsi non normale, quindi tutto quel tipo di secrezioni che si formano all'interno della bocca di un serpente vanno comunque considerate non normali e quindi patologiche. E quando siamo di fronte a una patologia di tipo virale, quello che è veramente difficile capire è la diffusione all'interno della collezione, questo ovviamente dipende anche dalla quantità di animali allevati. Siccome è un patogeno che noi non riusciamo a vedere, non ha un'insurgenza acuta e spesso tende a rimanere mascherato per alcuni mesi, questo mette in una situazione d'allarme ovviamente il proprietario perché non riesce a capire l'entità della diffusione di questo patogeno. Il mio consiglio è sicuramente ogni qualvolta si compra, si acquista o viene ricevuto un animale che è potenzialmente portatore di una di queste malattie, anche se l'animale sembra in salute, conviene fare uno screening virologico per essere sicuri che non stiamo portando noi a casa un problema che magari prima non avevamo. Uno dei sintomi più sottovalutati nella gestione dei rettili è sicuramente la perdita di peso. La perdita di peso è un fattore fondamentale perché è quel campanello d'allarme che ci permette di capire se effettivamente c'è o meno un problema. Tanti proprietari sono portati a pensare che il loro rettile stia bene perché magari sta continuando a mangiare, ma mangiare normalmente non significa avere un animale a casa sano. Ad esempio nel caso delle tartarughe, nonostante abbiamo magari delle testuggini che mangiano senza problemi, è fondamentale fare degli screening parassitologici durante l'anno. A volte è difficile vedere un sintomo vero e proprio su un animale adulto che magari ha delle riserve importanti, ha un sistema immunitario forte, però questo non significa che ovviamente vale anche per una tartaruga più piccola, per una testuggine più piccola, che infatti sono quelle che hanno la mortalità maggiore a causa di questi parassiti. Altre problematiche ovviamente legate ad esempio al mondo dei sauri, quindi pensiamo alla pogona o al geco leopardino, anche questi sono animali che essendo insettivori sono più predisposti rispetto ad altri ad avere problematiche di natura parassitaria a livello intestinale e anche in questo caso risulta essere fondamentale una regolarità nel check-up veterinario e quindi anche nell'analisi coprologica che ci permette quindi di identificare un'eventuale carica parassitaria e di gestirla subito prima che si presenti una sintomatologia vera e propria, perché le malattie parassitarie tipicamente non portano subito a morte l'animale, portano a morte l'animale nel momento in cui la carica diventa talmente elevata che dà un problema sistemico all'animale, quindi una grave enterite, un problema epatico, una disidratazione marcata che porta poi a un problema renale, che sono questi poi i problemi che portano a morte l'animale.
ma perché a monte non c'è stata una prevenzione da un punto di vista parassitario. Nel caso dei rettili in genere vale sicuramente il discorso della stagionalità, quindi in base al tipo di rettile che noi abbiamo a casa noi dobbiamo conoscere quelle che sono le sue peculiarità fisiologiche. Questo ovviamente fa parte di tutto un discorso gestionale che probabilmente sarebbe meglio discutere con il veterinario prima anche di acquistare un rettile. Altre problematiche che sicuramente sono molto comuni nella presentazione clinica qui in visita sono sicuramente i problemi legati all'apparato riproduttore, estremamente frequenti sicuramente nei sauri, perché a causa proprio di gestioni non ottimali a casa, la parte primaverile dell'anno possono andare incontro a problemi legati al loro apparato riproduttore, quindi la famosa stasi follicolare, che è estremamente comune nella pogona e nel geco leopardino, ma addirittura in tutte le tartarughe, specialmente nelle tartarughe d'acqua. Il proprietario nota semplicemente una diminuzione dell'appetito dell'animale, ma non nota niente di particolare. Siamo di fronte semplicemente a un problema, a una difficoltà metabolica dell'animale, e che quindi, se non correttamente gestita, poi porterà in un secondo momento a un problema di tipo patologico. Un veterinario diventa specialista nel momento in cui, diciamo, è accompagnato anche da tutta un'altra serie di figure che rendono il suo lavoro completo a 360 gradi. Ovviamente mi riferisco anche alla capacità magari della struttura dove lavora di poter gestire in maniera appropriata il paziente, ossia nel momento in cui magari noi ci troviamo in una condizione dove siamo costretti a ricoverare il nostro rettile, ovviamente la struttura a cui ci dobbiamo affidare è una struttura che deve essere diciamo organizzata, quindi con delle teghe appropriate, sistemi di riscaldamento appropriati, che però sono specie specifici. Il sistema di riscaldamento della pogona è oggettivamente diverso dal sistema di riscaldamento del pitone reale. Rivolgersi a una struttura che ha la capacità di gestire in maniera appropriata il rettile durante i ricoveri, perché magari il veterinario riesce anche a identificare correttamente il problema, però ovviamente la gestione all'interno del ricovero è sicuramente fondamentale per far sì che la patologia si risolva. La presenza di uno staff specializzato con cui io collaboro, quindi un anestesista dedicato al mondo dei rettili, al mondo degli esotici in generale, che quindi mi permette di avere un livello di anestesia durante le procedure chirurgiche sicuramente ottimale, oppure avere la possibilità di un dettaglio diagnostico molto più avanzato. Sto pensando ad esempio alla TAC, quindi la TAC spesso e volentieri ci permette di identificare delle lesioni microscopiche, perché spesso e volentieri siamo di fronte magari a dei rettili di piccole dimensioni, quindi l'attrezzatura diagnostica che magari va bene per un cane o un gatto non va bene per un animale così piccolo, che magari spesso pesa pochi grammi. Questo, l'unione quindi di una collaborazione con altre figure specializzate sempre nel mondo degli esotici e la possibilità di avere l'usufrutto di attrezzature da potere diagnostico estremamente avanzato, quindi la TAC, ad esempio un endoscopio, a volte ci sono degli endoscopi veramente estremamente sottili con telecamere addirittura di pochi millimetri. Questo ci permette ovviamente di essere il meno invasivi possibili, ma soprattutto essere estremamente precisi nel momento in cui andiamo a operare o nel momento in cui andiamo a identificare il problema. Spesso mi succede quando ci sono altri clienti che vedono dei proprietari che mi portano in visita dei rettili, viene sempre fuori la famosa storia del serpente misuratore. Non è così, non esiste, fateci caso, è sempre il cugino di qualcuno che ha questo famoso serpente misuratore, è assolutamente una leggenda. I serpenti in particolar modo hanno un sistema olfattivo estremamente sofisticato e leggono sostanzialmente più il calore che da un punto di vista visivo, quindi loro sono assolutamente consapevoli del fatto che noi non rientriamo, diciamo, nella loro dieta. Quindi quei video che magari si possono vedere dove ci sono degli attacchi al proprietario eccetera, quelli in genere sono sempre basati su errata gestione dell'animale. Altri luoghi comuni che sicuramente sono, come posso dire, meno
fantasiosi di questo che ho appena detto è il fatto che allevatori e negozianti che vengono testuggini mediterranei, che quindi necessitano di fare il letargo a livello invernale, sconsigliano il letargo nelle tartarughe piccole. È una notizia assolutamente falsa, pensate semplicemente in natura non c'è nessuno che le va a prendere e le mette dentro casa a caldo per fargli superare l'inverno. È ovvio che il letargo rappresenta una prima selezione naturale, fa parte del ciclo naturale delle cose e che quindi se la tartaruga in questione non è in grado di superare il letargo perché magari c'ha qualche problema o comunque magari strutturalmente non è nata adatta alla sopravvivenza, ovviamente quelli purtroppo sono esemplari che non supereranno il letargo. Vanno controllate durante il letargo. Noi dobbiamo controllare la temperatura a cui fanno il letargo. Se noi le teniamo dentro casa senza riscaldamento, a una temperatura intermedia che non è né quella tipica del letargo né quella di attività a livello estivo, le teniamo in un punto intermedio. Questo punto intermedio determina semplicemente il consumo delle riserve interne di queste piccole tartarughe. Una alimentazione inappropriata, la congiunzione di questi due fattori porta poi a morte l'animale. Altra questione estremamente importante che riguarda ad esempio le pogone, anche qui purtroppo c'è poca informazione al riguardo, anche la pogona Vitticeps deve fare un periodo di riposo invernale. Quindi tutti gli esemplari dopo l'anno d'età, se sono in condizioni fisiche adatte a fare letargo, lo devono assolutamente fare.